Ciao ragazzi, GP di Romania, mi sembra ieri di aver finito in Portogallo, invece è passato già quasi un mese, ma siamo pronti. Siamo andati sul posto gara come sempre il giovedì e notizie anche per il GP d'Italia che potrebbe, il prossimo che viene, potrebbe essere interessante. Ora si fa tutto il venerdì, quindi chi arriva venerdì mattina dalle 8:30 all'1 c'è l'area training, quindi stamattina i ragazzi hanno fatto l'area training è andata bene. E tutti abbiamo provato, specialmente in questa volta qua, solo le gomme, c'è un po' di indecisione sulla posteriore se mettere la soft o l'hard perché ha piovuto. La linea sarà una linea molto impegnativa, l'ho camminata ieri, c'ho malissimo alle gambe. E 6 km abbiamo fatto, per chi fa un po' di altitudine, 880 metri in 6 km, e quindi discretamente impegnativa anche a camminarla. Calcolate che i ragazzi hanno camminato 3 volte più tutte le altre speciali. Comunque vabbè, giustamente è il loro lavoro. E quindi siamo quasi pronti. Super te, sentite le moto che stanno già andando. Leo ha appena finito di scaldarsi, sarà il primo dei nostri. Alberto è già partito per andarla a fare, quindi siamo pronti, siamo quasi nel vivo. Sono le 6 di venerdì, via. Lavori dell'ultimo minuto, cambio di trasmissione della moto di cavallo che sto facendo Tino, e ne approfitto per essere un po' più specifico sulla trasmissione, che è una parte importante della moto, perché trasmette la potenza, deve trasmettere la potenza dall'albero primario, dall'albero motore alla ruota dietro, quindi scegliere il giusto materiale per questa parte tecnica qua è sempre molto importante. Noi abbiamo puntato tanto sulla qualità e abbiamo trovato da un collaboratore molto valido da diversi anni, Chiaravalli, che ha 2 tipi di corone, partendo dall'equitazione corona a questa qua che vi ho già introdotto l'altra volta senza specificare cosa. È una bimetallica, quindi cosa permette? Un peso discretamente leggero perché l'interno è un 70-75 in alluminio, esterno acciaio, e tutta lavorata dal pieno, sia la parte in alluminio sia la parte in acciaio. Ha frontalmente queste piccole venature qua all'interno del dente che permettono in caso di fango lo scarico del fango. Oltretutto la lavorazione dal pieno permette un accoppiamento catena e corona che è ottimale e ne riduce tantissimo il consumo. Diversamente c'è la corona in alluminio che è più leggera, più valida, ma in una gara dura come può essere una gara mondiale è più facile che si usuri. Denti di cavallo, TM 302 tempi 51 sceglie lui perché preferisce guidare di più con la terza, quindi avere una seconda più corta ma una terza giusta. Poi cambiano, andiamo su Elgari 125 che usa una 52, Macorito che preferisce guidare col 2,5 2 tempi di più con la seconda usa una 49, e sui 4 tempi di Leo utilizziamo una 50, anche lui perché preferisce una terza un po' più lunga, che la moto strappi un po' meno, e quindi la battaglia nostra sulle corone va dal 49 di Macorito al 52 di Elgari. Ci spostiamo sempre in questo range qua, ma normalmente una volta scelto inizio anno siamo a posto. Adesso la passo a Tino che si occuperà del montaggio. Nel frattempo potete vedere Tino che sta disassemblando la catena qua. Abbiamo scelto RK, una catena che è veramente valida, una catena con gli OR, che non è giusto chiamarli così, però tutti conoscono la catena senza OR e con OR, però l'OR ha avuto un'evoluzione, adesso l'OR è fatto praticamente a W. Questo permette di avere una maggiore protezione per il perno. Qua vediamo la catena nuova 520 RK MXU, vedete che
è consigliata specialmente per l'enduro, per l'off-road, anche per le moto di un po' più grande cilindrata. E qua abbiamo la catena, diciamo la parte smontata. Curiosità interessante, scoperta anch'io da poco, questa catena qua pesa solamente 1,6 kg, quindi vicissima a una catena senza R. E la particolarità più strana è che una catena è fatta da, questa catena in 120 maglie è fatta da 820 particolari, quindi è incredibile, perché uno la guarda e dice è una catena, no, una catena con 800 messa assieme con 820 pezzi tra OR e tutto. OR che vi dicevo è fatto W, purtroppo è quasi impossibile da percepire, però vedete che è piccolissimo. W, quindi vuol dire che è fatto così, permette una massima protezione tra la maglia e il corpo della catena, ok? Quindi permette la massima protezione. Quindi cosa vuol dire? Non entra il fango, si muove quasi, come vedete sono piccolissimi, si muove quasi come una catena senza R, ok? Perché l'usura, quando una catena si allunga, l'usura cos'è? L'usura è l'usura del perno della catena, e quindi qua c'è la massima protezione perché è schiacciato, quindi il fatto W è meglio perché va a schiacciare bene sui fianchi, impedisce l'entrata del fango e di conseguenza allunga tantissimo la vita della catena. Possibilità di montaggio, qua ce l'abbiamo doppia, qua abbiamo i due kit che Tino ha aperto. Noi normalmente andiamo con la catena ribattuta, che vuol dire che il pernetto della catena ribattuta è un po' più lungo, viene montato, viene schiacciato e la catena rimane ferma lì come se fosse una delle altre maglie qualsiasi. Soluzione diversa che si utilizza anche, soluzione con la mollettina, come si chiama, Tino? Clip, diciamo clip, io tecnicamente ogni tanto mi perdo dei pezzi. Clip, quindi segnata per poter essere messa. Anche qua la chicca di oggi è che se utilizzate la clip è consigliabile, e ci spostiamo sulla moto giusto per farvi capire, non c'è ancora la catena ma vi faccio capire uguale, montare la clip con la clip all'interno, ok? All'interno, in modo che se ne diminuisce l'usura. Quindi quando montate la catena, la clip normalmente viene montata così, ok? In questo senso qua. Importante che la parte chiusa sia sempre nel senso di rotazione della ruota, perché questo potrebbe far sì che se aggancia da qualche parte salta via. Quindi sempre montata verso senso di rotazione della ruota. Noi quando utilizziamo la clip, che può succedere a volte ma in emergenza così, la montiamo all'interno, è più complicato. Questo perché eventuali colpi sulla cruna catena o esterni, che normalmente può succedere che si piega, ne evitano l'usura, ok? Quindi è un piccolo segreto che vi diamo in questo momento qua. Più difficile da montare se scegliete la clip, ma molto più sicuro. Mi raccomando, torno a ripetere, sempre la parte chiusa verso il senso di rotazione della roba. Ultimo particolare, abbiamo appena tolto il pignone utilizzato da Matteo prima della gara. Pignone ancora buono come dentatura ma già leggermente aperto, quindi passiamo al pignone CHT, come abbiamo detto. Acciaio ricavato dal pieno anche lui, brocciatura interna anche lei ricavata dal pieno, e per un miglior accoppiamento possibile con l'albero, che poi è quello che trasmette la potenza alla moto, alla ruota posteriore. Scarichi del fango, anche qua in caso di fango utilizzano a far andare via il fango. Vedete, accoppiamento catena deve essere perfetto in maniera, lo vediamo, possiamo vederlo poi anche sulla moto. Vedete, ve lo faccio vedere solo per capirci, ve lo passo qua sopra, Inuccio sono in mezzo alle balle. Guarda che è disturbo meccanico che mi odierà in questo momento qua, però l'accoppiamento, come vedete, deve essere una cosa perfetta. Il pignone usato inizia a ballarci dentro perché i perni della catena si usurano. Materiale acciaio, avevo imparato anche la sigla, spero di non sbagliare, deve essere un 16mm CR5, uno dei migliori acciai che ci sia, perché è veramente una parte importante della moto. Adesso lo passo a chi lo sa montare, io un po' meno.
Fatto bene. Ero un po' rigido nelle curve nell'erba. Mica vai tronchi e lui. Hai visto? Number 98, Sony Gomez. Uno ogni tanto. Matteo Cavallo, congratulations! You are the fastest rider of the Akrapovic Super Test here in Baku. Guarda qua, guarda qua! Grazie! Complimenti! Siamo qua a Bacău e sta partendo la quinta giornata di mondiale. Ieri sera un gran super test per Matteo Cavallo con un'assoluta e quindi partiamo carichi per una grande giornata. Anche qua adesso concentrati, pensa a fare quello che sei capace di fare, no, ma pensa alla gente. Dai Leo. C'era un canale bello entrare così, mi sono entrato proprio per terra, a uscire era sappone, ho perso tutta la moto. È un po' brutta, non so se c'era a farlo, prima che Brenda l'ha fatto tutto. Oh, ma che tempo hai fatto di gara? Ci vuoi fare brutta figura? 140. Figa, l'ultima linea ero a metà, avevo sbagliato già 2 o 3 robe che mi piantavo, ho detto no, bravo. Figa, che gas. From Italy, Alberto Elgari from TM Moto. Sì, se proprio penso che voglio sotto la strada.
è l'ultimo, Ma è veloce proprio. ma devi stare sotto lì. Da dove finiscono le piante? La volti che non te ne accorgi. Dove sotto al canale sotto puoi. Siamo qua al termine del day 1, siamo in estrema a visionare un po' di traiettorie nuove magari, e i piloti oggi hanno fatto un bellissimo lavoro. L'estrema è quella un po' complicata insieme all'enduro test, però ha retto bene e dai, veniamo a un fine day 1 molto buono, con cavallo secondo posto e una gran vittoria di Alberto Elgari, pronti per il day 2. Oggi con piacere vi faccio vedere il dietro le quinte, la nostra casa officina viaggiante, quindi la nostra struttura dall'interno. Venite con noi. Eccoci dentro, questo mezzo qua noi l'abbiamo comprato usato e quindi abbiamo dovuto adattarcelo un po', l'abbiamo fatto in casa, l'abbiamo fatto noi con l'aiuto di un falegname, così è stato attrezzato, è un mezzo adibito alle hospitality per la Superbike, e noi abbiamo creato una casa viaggiante, quindi abbiamo creato una zona living con una cucina, specialmente per i ragazzi quando guidano e quando viaggiano, quindi lavandino, piastra induzione, frigo, forno a microonde, aria condizionata, un tavolo comodo 6 posti, e quindi questo per la zona living, specialmente per quando viaggiano. Abbiamo creato un bagno che sia comodo per loro, per i ragazzi, quindi una doccia molto grande, un bagno e che sia, come detto prima, comodo, perché alla fine ci passano sopra diverso tempo. Il fatto di stare, vediamo la zona notte, il fatto di stare sul camion per i meccanici è anche una comodità, nel senso che avendo l'hospitality per il mangiare viene comodo a loro dormire qua, quindi a qualsiasi ora si finisca o si debba iniziare la mattina non c'è del trasferimento da fare, e diciamo che l'abbiamo pensato così. Per il momento si trovano tutte abbastanza bene. 6 posti letto, normalmente non li usiamo tutti, e quindi hanno le brandine che sembrano un po' dei loculini, però ci ho già dormito anch'io, onestamente a volte dormo meglio qua che a casa. E qua dietro ancora la zona magazzino dove carichiamo la roba tutta più delicata. E adesso vi porto a vedere la parte posteriore. Parte posteriore, zona officina dove carichiamo i ricambi e le moto, e anche qua è stato realizzato tutti dai miei ragazzi quando abbiamo comprato il camion. Marco, allora meccanico per diversi anni, che adesso non è più con noi, fa un altro lavoro, e Tino l'hanno studiato in base alle nostre esigenze, alla praticità più che a guardare l'estetica, e ve lo faccio vedere. Allora, eccoci qua. Prima cosa abbiamo creato la rastrelliera per le gomme, ok, perché gomme noi abbiamo diversi tipi posteriori e 2 tipi anteriori, quindi vedete una rastrelliera molto importante, completata da gomme e mousse. Dal lato sinistro vediamo il cassettone di plastica, perché sono di grossa comodità, nel senso che anche arrivato a casa per il piazzale di cambio, per prenderli, togli il cassettone e lo porti via. Come dicevo, non abbiamo puntato molto all'estetica, però ci sono filtri, serbatoi, portanumeri, convogliatori, tutto separato, 2 tempi, 4 tempi, per cercare di trovare le robe al meglio. Possiamo caricare fino a 10 moto, oltre a tutta l'attrezzatura che normalmente vedete sotto, banchi, tavoli, cassettiere, tutte queste cose qua. Qua ci sono le moto d'allenamento che sono state caricate, queste di qua. Questa zona qua vedete marmite, anche lì sono appesi, motori di scorta che ci portiamo dietro, e sul fondo abbiamo una cassettiera che passiamo un po' di qua stretti, ma ti faccio vedere, vieni avanti, vi faccio vedere. Questa è la cassettiera dove teniamo tutte le minuterie, cercando di dividerle e ordinarle il più possibile, quindi abbiamo viterie, abbiamo ricambi di ogni tipo e genere, quindi diciamo che ci portiamo dietro tutto il necessario per poter lavorare. Abbiamo la macchina per fare gli ammortizzatori, lo spurgo per gli ammortizzatori, quindi siamo attrezzati anche sul campo gara
per farci sia eventuali setting diversi, ma che è difficile fare, ma può capitare, sia a revisionare sospensioni. Non si sforza neanche troppo. Dai, butta sul rapporto. Cos'è quel rapporto? Pronti? Dei due, piloti molto carichi, speriamo di fare ancora meglio. Macco Power oggi c'è. Macco Power oggi c'è. Allora, l'ultimo rettilineo non ci deve chiudere un cazzo, vero? Esatto. I tempi sono quelli di ieri, il cavallo ci ha sparato un 9.03 a quarto assoluto. Dream Job l'hai caricato stamattina. Marco 9.10 anche lui forte. Quindi più o meno come ieri, i tempi sono quelli di ieri. La giornata è lunga, non giochiamo tutti i jolly, tutti i soldi. Qualcuno l'ho già usato. Infatti, finiscono però. È scappato il tempo, 30 tratti, quanto hai visto? 30 tratti. E avevi fatto 18 l'ultimo. Altissimo, figa. Come hai sbagliato? Sì, un punto mi sono piantato. Vabbè, la giornata è lunga. Fai la contropendenza prima della croce. 40, non c'è problema. Va bene. La contropendenza quella prima della croce, sì. E poi il salitone, c'era tutto il polverone, non vedevo niente, ho preso un'imbarcata. Non è fatto male. Mi è caduto subito. No, a metà, è pericolosissimo. Ma va bene così. Cioè, 40, 30 Sì, gradi, sì. sei già davanti di altri secondi. Va bene. Non stai a giocare i giochi quando non servono, hai capito? È inutile fare l'eroe quando non serve, hai capito? Non mollare, adesso sei in carico. Speravo di averla fatta meglio. Che palle, cazzo. Non ci pensare al centro, resta a guidare bene. Infatti mi sembrava di aver guidato bene. Figa, è alzo. Quella che hai guardato Bernardini, adesso là, Verona l'ha anticipate tutte e due, è stato all'interno del canale. È arrivato giù forte da qua, si è spostato alto, si è spostato basso e ha tagliato all'interno del canale. È stato fuori poi dentro. Poi dentro, ma proprio a filo fuori, poi è saltato dentro e mica mi ha andato via 200, come ha avuto trazione è andato via fortissimo.
la salita di Radici, dove Mauri non è andato su. Ho fatto la volée, mi è scesa troppo e sono andato all'indietro. Oh, ma lì c'erano tutte piante strette e mi si è incastrata la moto. No, non uscì. E poi sono dovuto tornare giù fino giù sotto. Mangiati qua. Seconda giornata finita, è stata una bella lotta oggi, sono contento di tutti e 4 i piloti onestamente, perché anche Marco oggi finalmente ha dimostrato di poter avvicinarsi ai primi 5, stare nei primi 5, peccato una caduta dove ha perso un minuto, e se no a ridosso è stato molto bravo. Ottimo cavallo secondo, quindi rimaniamo in lotta per il campionato, e anche Alberto, nonostante qualche caduta oggi, è riuscito di nuovo a vincere. Torniamo a casa leader torniamo a casa leader del mondiale, quindi trasferta più che positiva. C'è solo Leo che è un attimo ancora in difficoltà per il polso, ci va un po' di tempo, ma come guida in speciale penso che quando sarà a posto anche lui potrà dire la sua. Quindi trasferta ottima, ci vediamo alla prossima.